Ci siamo? Ho voluto fortemente Cigno nel mio studio per registrare la sua live session perché è l'eremita pazzo furioso troschista dell'alternative italiano. Perché se nel giro di 2 anni passi da questo a questo, vuol dire che hai visto la luce e meriti tutta la mia attenzione. Potrei anche definirlo un Petrolini 2.0 per la sua audacia estetico-scenica e in musica, fatte le dovute proporzioni, rappresenta un degno erede dei primi Disciplinata. Insomma, Cigno è uno di quegli artisti che ha qualcosa da dire e sceglie di farlo senza freni. Vogliamo farlo? Facciamolo! Senza ripensamenti. Andiamo di pancia, facciamoci travolgere, sia quel che sia. Con Morte e Pianto Rituale e Nada Nada Nada, arrivati da poco su cassetta per Dirt Tapes, Cigno ci dimostra per l'ennesima volta che in Italia ci sono tanti progetti interessanti che in altre epoche sarebbero già di culto, ma che oggi sono più simili a sotterfugi carbonari. E allora mi piace pensare a Cigno come l'uomo libero di Fahrenheit 451. Resiste per il bene di tutti anche se noi ne ignoriamo l'esistenza. La sua follia, il suo patibolo sono le nostre ancore di salvezza, sono il rifiuto eretico all'omologazione che domina su tutti i campi della nostra vita apparentemente iperconnessa, sostanzialmente piatta. La porta delle cosce da cui siamo risorti, nel buio dei pensieri si nasconde un negro morto, la goccia di sudore nera dopo aver raccolto le vostre melanzane nere come la tua gola, da cui escono parole che rovinano la storia, rami secchi col vapore al gusto di poltiglia, per perdere la fede anche in me stessa e nella vita. Questo mare nero nero come la mia fronte, e venite a prendermi, le ronde sono pronte, e la latte dovrà pur finire in qualche giorno, tanto continua a essere negro anche di giorno. Oh, mare nero, mare nero, mare nero. Oh, mare nero, mare nero, mare nero.
poteri sono sempre tutti neri. Cambiano le Americhe ma rimaniamo schiavi. Le zebre corrono al suon del caporale che agita il fucile ma nemmeno sa sparare. E l'uno me l'aveva detto che era lo stesso anche dopo il mare, che nella vita bisogna sudare, lavorare, soffrire e invecchiare. Questa è una canzone che non posso cantare, altrimenti possono inseguirmi e farmela ingoiare. Allora devo parlare piano con la mente, l'immaginazione è l'arma più potente. Questo mare nero, nero come la mia mamma, a cui chiedo di strangolarmi e trascinarmi fino Cos'è successo tra Udine e Morte e Pianto Rituale? Diciamo una morte e un pianto rituale nel vero senso della parola, nel senso che una parte di me è finita completamente e dunque su questa morte interiore ho danzato, ho ballato, ho fatto il mio rito. E questo rito è stato quest'album, Morte e Pianto Rituale, che abbiamo portato in giro lo scorso anno per l'Italia e che poi ho scoperto nel tempo che questa morte interiore e questa necessità del rito, di ritrovarsi nel rito, c'era nei concerti anche, no? Nei momenti in cui, no, si celebrava questa morte in musica. E dunque è stato bello ritrovarsi nel rito, nel senso che il rito è la dimensione più umana che c'è, in cui ci si può riscoprire esseri umani, non numeri, addormentati dal capitalismo, addormentati da tutti i giochi che abbiamo sul telefono, ossia i social network. E dunque ritrovarsi nella nostra natura più intima, che è quella del rito e quella della spiritualità però verso l'uomo, dove al centro c'è il mistero che ci abita, null'altro.
sensi di ogni cosa. Trovarsi dentro un nido e fuori un branco di vespe unito. Non ho niente nelle tasche, ho solo voglia di sputarti in viso. Morì in macchie rosse, trafitto dalla voglia di punire. Dice commissario della legge, io non conosco quasi niente, ma so menare. Ah, la vita è sacra, le femmine, il denaro, la famiglia. Striscia. E mi strappa le tonsille! Alla domanda cosa ritratterai, Stefano? Dico ogni segno, ogni cosa sul mio corpo parla. Il vuoto nello stato di diritto, sono poche maestrate queste guardie a picchetto. Come cade, buchi nelle scale, quanto cade, buchi nelle scale. Signora, signora, pulisca e stica tutto. E striscia, striscia. E mi racqua, commissario! Solo un momento, facciamo entrare il parroco. Adesso nella bara è più tranquillo. Bruciano i negri, bruciano i froci, gli ebrei, i drogati. Un saluto al sindaco e signora. Abbraccio il mio assassino nella schiena. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci rivedremo.
per me la musica è stare sul patibolo, è offrirsi in sacrificio, no? A quello, all'idea più alta, no? del musicale, che si può solo subire, cioè credo nel nada in questo senso, nel fatto di diventare strumento, tabula rasa su cui fogli bianchi su cui farsi scrivere, no? Farsi suonare, e dunque è stato più che altro una persecuzione che ho subito da questi contenuti, che poi sono stato costretto a mettere su carta, a mettere sul disco, nel senso che non avevo scelta, non avevo scelta, dovevo per forza tirare tutto fuori, lasciarmi possedere, no? da queste forze. Quindi ho solo scritto sia musica che parole, e dunque non potevo scegliere di non farlo, dovevo per forza uscire. Dunque però penso che sia anche importante riportare i contenuti, no? Nella musica, nelle forme d'arte, riportare i contenuti, riportare profondità, contenuti, perché proprio se in quest'epoca si vola sempre rasoterra, no? E si rimane in superficie, bisogna essere anarchici in questo senso, no? Anarchici e controcorrente, bisogna lasciare dei segni, no? Perché poi è come un virus, no? Questo dell'essere controcorrente, di andare contro, nel senso che ci si contagia. Allora magari un'altra persona che insomma vede e ha modo di analizzare queste mie scelte, magari può dire: sai che c'è, anch'io quel libro di 600 pagine sulle eresie moderne, sai che c'è, ci provo a pubblicarlo. Oppure sai che c'è quel corto che ho fatto, non lo so, in cui sevizio dei corpi, e sai che c'è, lo faccio uscire, sai che c'è. Oppure sai che ti dico, io mi licenzio domani perché non ce la faccio più. Oppure, insomma, questo secondo me contagia, no? È contagioso e c'è bisogno di rischiare, offrirsi, ok? Offrirsi e lasciarci pure la pelle per queste idee, per questi valori.
come vedo la scena musicale italiana di oggi? Queste sono domande a cui bisognerebbe sempre non rispondere. Diciamo a livello globale c'è sia più libertà sia più difficoltà nel portare i propri progetti fuori, in giro. Da una parte c'è più libertà, nel senso che, come è successo in Morte Pianto Rituale, io ho chiuso le persiane di casa, era agosto, quindi immaginate cos'era dentro quella casa. Ho chiuso le persiane, sono stato 3 mesi da solo a scrivere, da solo a produrre, da solo poi a organizzare l'uscita del disco, da solo, nel senso che è possibile fare musica e portarla fuori, farsi conoscere, no? Attivare un progetto musicale in libertà, in piena libertà. E questa è una cosa che non poteva succedere negli anni 70, quindi vedendo il lato positivo del periodo in cui viviamo. E dunque, vedendo sempre il lato positivo, siamo secondo me pieni di progetti assurdi, bellissimi, che però non giocano la partita del mainstream, no? Che quindi sicuramente non ascolterai in radio, che quindi sicuramente non saranno nelle pagine pieni di 1000 followers, eccetera. E quindi bisogna però d'altra parte attivarsi per cercare, però non è una brutta cosa il fatto di cercare, no? La ricerca è la base di un processo artistico, no? Quindi anche dall'altra parte, se vuoi scoprire dei progetti musicali interessanti, devi cercare come un pazzo, no? Un bibliotecario in una biblioteca infinita, no? Che è quella del web. Però ecco, questa è una dimensione che mi piace, io scopro tantissimi gruppi, tantissime realtà, cercando, no? Cercando. Ovviamente il lato negativo dei nostri giorni, insomma, è ovvio che sia l'abbassamento culturale, l'abbassamento di interesse, l'abbassamento di il volersi meravigliare, no? Non c'è più voglia di anche essere scioccati, no? Dall'opera artistica, da qualcosa, no? Sempre, no? Rimanere sempre in superficie, forse siamo un po' addormentati anche dal social network, ma anche il mondo capitalistico in sé, no? Addormentati, schiavi dei numeri, no? Inconsciamente, pagine con numeri importanti, allora le seguiamo con un certo modo. Se Jimi Hendrix oggi dovesse avere 3 like, allora diciamo, oddio, io sono davanti a Hendrix, cavolo, mi fa impazzire, però cavolo, 3 like, beh, forse mi sto sbagliando, forse allora ascolto, non lo so, no? Un altro perché magari mi sto sbagliando, no? Non ho ragione io, no? Mi sto sbagliando, e quindi questo, il numero ci un po' ostacola. Anche quando si sceglieva un disco negli anni 70 non c'erano scritti quante copie erano vendute sui dischi, no? C'avevi la copertina, c'avevi il filtro del negozio in cui andavi a comprare il disco, il vinile, ma non è che c'era scritto questo vinile ha venduto, oppure viene ascoltato da 1000, da 10.000, no? Non c'era scritto questo. Quindi diciamo un po' il capitalismo, un po' tanto, ha rovinato un po' tutto, e quindi penso la soluzione sia un po' abbandonare, no? Abbandonarsi anche tutto questo entusiasmo, insomma, abbandonarsi e ricercare, e poi però il deserto è difficile, no? Però bisogna fare la nostra lotta, la nostra resistenza, la resistenza culturale. Frase prima.
io faccio musica per l'economia, faccio musica per i soldi, faccio musica per il successo, è questo mirare, no? Mirare che è completamente fuorviante, sbagliato, e secondo me crea i danni, no? I danni che, senza andare troppo lontano, negli ultimi 20 anni abbiamo avuto in Italia con il talent show, eccetera, eccetera. Quindi mirare a quello crea sicuramente solo danni, solo brutture che poi brutture che ci vengono propinate, no? E quindi non abbiamo possibilità di uscirne, no? Siamo completamente, no? Con fucili puntati che sparano, no? Merde, no? Merde musicali, non ne usciamo. E quindi diciamo sta a noi, parlo degli addetti al settore, ma questo possiamo parlare dei musicisti, da chi insomma produce video, da youtuber, insomma chiunque sta nell'arte, poi avere l'etica, no? Questa parola, l'etica del proprio lavoro, cioè io posso andare a fare un concerto, no? E essere retribuito, no? Per questo, benissimo, ma la mia finalità non è quella, no? La mia finalità è esprimere, no? E suonare i brani che ho prodotto, esprimere me stesso, meravigliarmi anche, no? Perché un concerto è sempre diverso da un altro, no? Un posto è sempre diverso da un altro. La voglia anche di viaggiare, la voglia di mettersi in discussione, la voglia di entrare in questo patibolo che è il palco, no? in cui in qualche modo bisogna essere testimoni e quindi martiri, no? della propria musica in quel momento. Approfondire la bellezza del scoprire nuove cose, meravigliarsi, no? Ascoltare musica non perché devo no, fare il suono più figo, perché allora devo guadagnare di più, no, perché mi voglio meravigliare di nuove cose che ascolto, insomma allargarsi, no? Nel senso la profondità, allargare la profondità, no? Che ci abita, e quindi questa per me è la finalità, e secondo me dovrebbe essere questa la finalità per sovvertire un po', no? Questa bilancia, no? Dell'economia, che ci deve pure essere un po', però adesso siamo troppo, no? Nei numeri, no? L'economia è la stessa cosa, numeri, il capitale è numeri, no? Come sono. E quindi invece magari, no? Tendere a qualcosa, insomma, un po' anche essere un po' più idealisti, no? Quello un po' ci manca, siamo un po' troppo materialisti, e quindi sì, le idee, ciò che non si tocca, no? Che non possiamo quantificare, no? Puoi quantificare quanto ti piace, non lo so, un live di Frank Zappa, lo puoi quantificare, mi dice mi piace 1116, mi piace, no. Ok, che ti devo dire? È un'idea, è una sensazione, e quindi diciamo tendere più verso questo, secondo me, può salvare un po' la musica.